signor Brody? La stanno aspettando, sono tutti dentro. Ho controllato poco fa tutte le notizie legate a Godzilla, ma sembra essersi volatilizzato improvvisamente dopo l'attacco di ieri. Notizie invece sul presidente? Non si è ancora espresso al riguardo, non so cosa stia combinando. Merda! Sarà difficile ricostruire il settore 5 e 7. Avremo almeno 10.000 sfollati solo per quelle zone. Già, e non solo. Purtroppo anche il QG della Groove è stato distrutto. Kelvin non ce l'ha fatta e nemmeno il sindaco. Siamo rimasti soli. E allora? Ora smettila di piangerti addosso, smettetela entrambi! Ora siamo rimasti solo noi e faremo in modo di riuscire a stanare quell'essere, sono stato chiaro? Beh, allora cosa pensi di fare? Adesso statemi a sentire, entrambi! Voglio che contattiate chiunque sia disposto ad aiutarci. Qualunque nazione! Voglio che vengano unite le forze, non solo per ricostruire la città, ma per abbattere Godzilla! Ho contattato diverse persone che potrebbero darci una mano, ma non ho ancora ricevuto risposta. Non credo lo faranno presto, è da ieri che il mondo è sconvolto. Siamo tagliati dal mondo attualmente, non saprei nemmeno come contattare il presidente. Di quello lasci che si occupi Ford. Piuttosto, il capo dell'operazione di abbattimento Godzilla ha chiesto di te poco fa. Operazione abbattimento Godzilla? Sì, quella fallita ieri che ha ucciso tutti. Non so se ricordi. Sì, ho capito, non serviva essere ironici. Cosa vuole da me? Non saprei, ma forse lo conosci. Ti aspetta in quella tenda laggiù. Colonnello Leonard, sta bene? Buffo incontrarci nella stessa situazione di un anno fa. Godzilla in qualche modo riesce a metterci sulla stessa strada. Sapevo che era vivo, ma non ho avuto il tempo di ringraziarla ancora per quello che ha fatto sull'isola. Che ho fatto sull'isola precisamente? Io ed i miei uomini siamo stati massacrati da quel mostro. Non abbiamo potuto fare niente sull'isola un anno fa. Non siamo riusciti a fare nulla adesso. Los Santos è una rovina. Già, cosa voleva da me? Beh, ho sentito che sei l'unico che sta cercando un modo per abbattere Godzilla. Per quello che mi riguarda, mi piace che prenda iniziativa. Per cui sarò disposto ad aiutarti, io ed i miei uomini. Grazie, colonnello, ma purtroppo ancora non abbiamo idea su come fare. Per quello lasci fare a noi. Abbiamo trovato un probabile punto debole su Godzilla, ma dobbiamo solo riuscire a rintracciarlo. Conosce qualcuno che può farlo? Dobbiamo coglierlo alla sprovvista, ma sembra totalmente scomparso. Sì, in effetti conosco la persona giusta. L'ultima volta i miei computer hanno avvistato Godzilla nel Pacifico. Si muove sollevando un bel fragore. La scossa di terremoto può arrivare a circa 4.3 se è Godzilla a passarci. Il come non scateni uno tsunami è davvero misterioso, in effetti. Comunque, se seguiamo l'ultimo percorso comportamentale di Godzilla, direi che si trovi attualmente a circa 12 km dalla costa di Los Santos. Ma i sistemi sono andati fuori uso da ieri, quindi non ho l'attrezzatura giusta per farlo. A questo provvederanno i miei uomini. Appena arriverà l'attrezzatura, voglio essere informato su ogni spostamento di Godzilla. Ma certo, signore. Vincent! Cosa ti urli, Darren? Vedi, c'è qualcosa che devo farti vedere. Se ti va di... Guarda qui, Kelvin mi aveva chiesto di fare ricerche sulle armi nucleari presenti su Green Island. Io l'ho trovato strano, entrambi lo abbiamo fatto perché non possediamo armi di quella portata che riescono addirittura a mutare un dinosauro. Ed infatti guarda qui, armi nucleari e biologiche provenienti dai laboratori Yahara Cyber. Nemmeno Kelvin lo sapeva, era tutto fatto in gran segreto. E non solo, anche molta tecnologia che era presente sull'isola non era Groove, erano tutte di proprietà della Yahara. Kelvin aveva ragione. Allora era davvero intenzionale la nascita di Godzilla. Ma perché Yuri avrebbe fatto una cosa simile? Non lo so, ma bisogna trovarla. Se ha creato Godzilla, magari sa come distruggerlo. Sembri stanco. Perché non dormi un po'? Non posso lasciare incompiuto il lavoro. Allora lascia che ci pensi io.
Quando è stata l'ultima volta che hai dormito? Forse solo qualche ora. Non è vero, sono giorni. Vai a riposarti, ci penso io qui. Va bene. Svegliami se ci sono novità. E Nora, grazie. Non c'è di che. Papà, svegliati. È qui la tizia, Yuria o come si chiama? Ha davvero molto da spiegare, signorina Shinoda, specialmente dopo gli ultimi giorni. Sei parecchio difficile da rintracciare, Shinoda. Sì, ho avuto da fare. Stavo pensando a come salvarvi le vite da Godzilla. Stronzate! Le armi nucleari che erano su Green Island provengono dalla vostra azienda. Questo sai cosa significa? Che avete creato Godzilla volontariamente. Sì, esatto. Godzilla non era altro che un nostro esperimento. E questo vi ha dato il diritto di sperimentare sul nostro territorio? Facendo sì che una creatura alta 70 metri devastasse la città? Non sono io la cattiva qui. Dovevamo progredire con le nostre armi e la nostra tecnologia. Ci aspettavamo sicuramente una mutazione su Godzilla, ma non così veloce e di sicuro non così aggressiva. È stata semplicemente un'eventualità questa. Ah bene, allora scrivi questo sulla tua brochure, che una delle eventualità di quel mostro è stata quella di distruggere la città e non solo, anche quella di distruggerci dalle radiazioni che continua ad emanare. Mi dica solo un motivo per cui non dovrei farlo uccidere adesso. Perché io so come ucciderlo. Abbiamo provato di tutto. Niente ha anche solo lontanamente scalfito Godzilla. Arrivi ora dal nulla e dici che si può uccidere? Stai solo trovando una scusa per salvarti la vita. Facciamo così. Lei e i suoi uomini venite con me. Vi mostreremo il modo per uccidere Godzilla. E perché dovremmo fidarci di lei? Infatti, perché? Non dovete farlo. Potete uccidermi qui, non scoprire come ammazzare Godzilla e lasciare che distrugga il mondo. Oppure mi seguite e darete un occhio da voi. Cosa scegli? Brody, puoi seguirmi un momento? Cosa ne pensi? È scaltra come una volpe, è riuscita a girare la situazione a suo favore anche se è nei guai. Ma per il momento fidiamoci, potrebbe avere seriamente una carta per abbattere Godzilla. Seguitela, fatemi sapere cosa trovate, in caso contrario, non occorre che vi dica io cosa fare. Speriamo dico la verità allora. Va bene, prenderò una squadra con me e ci mostrerete la vostra soluzione. Vi consiglio di non fare scherzi. Sì, colonnello. Venite. Vincent, è il presidente! Quello che avete appena sentito sono le dichiarazioni del presidente riguardo l'utilizzo della forza nucleare. Se mai Godzilla dovesse riapparire, saranno prese misure molto estreme. Non possono farlo. A quanto pare sembra fin troppo serio. Vuole davvero arrivare fino a questo punto? Dov'è Ford? Non lo so, provo a contattarlo. È là dentro. Godzilla, destroyer of worlds. È proprio sparito dalla circolazione. Dove è andato a finire? Papà, Darren, guardate la TV. Ne abbiamo discusso a fondo. Se mai Godzilla dovesse fare la sua comparsa, useremo la bomba nucleare. È un atto di estrema decisione, ma si è reso necessario. Parlo anche a nome del sindaco di Los Santos Joe Richard e del presidente Groove Kelvin Russell. Certo che la Groove avete dei veri e propri stronzi. Non è della Groove, non più almeno. Da quando ha trovato posto accanto al presidente, tutto ciò che ha fatto è stato controllarci, accanto al sindaco, che ci stava sempre col fiato sul collo. Il vantaggio di essere figlio dell'ex segretario di Stato. Cosa farete? Proverete a parlargli? Non subito. Non finché non abbiamo un piano effettivo per sbarazzarci di Godzilla. Questo Godzilla perché ci attacca? Lo faresti anche tu, se ti facessero ciò che abbiamo fatto a lui.
La bomba. Abbiamo disturbato una creatura nel suo territorio. Ha solo cercato di difendersi, noi per paura l'abbiamo bombardata. Godzilla, per quello che gli abbiamo fatto non ci perdonerà mai. Però l'arma sembra perfettamente funzionante. Non so cosa sia o come l'abbiano inventata, ma tramite alcune simulazioni hanno provato la sua efficacia. Potrebbe distruggere Godzilla. E riguardo Yuri? Per ora la terremo sotto controllo. Non potrà cavarsela facilmente per i casini che ha fatto. Ma ora penseremo al piano Godzilla. Allora, hai novità? Devo convincere un amico con un via libera. La questione della bomba nucleare potrebbe complicare la situazione. Sì, ho sentito. I miei uomini aspettano solo il via libera. Mi tenga informato. Cos'è questa storia? Salve anche a te. La questione è seria. Perché hai approvato un ordine simile? È stato il presidente ad approvare l'utilizzo dell'atomica. Io non ho potere. Posso solo sottostare alle sue decisioni. Appena Godzilla riapparirà, lanceremo una bomba atomica che lo distruggerà. Le armi nucleari hanno creato Godzilla. Perché stavolta dovrebbe essere diverso? Ho dato un'occhiata a quelle armi. Non si tratta di petardi, sono veri e propri meteoriti. E non avete pensato all'impatto sulla popolazione? Secondo te? Non è stata una decisione presa con così tanta indelicatezza. Dalle tempistiche a me sembra l'esatto opposto. Cosa volevi accadesse? Godzilla ha distrutto la città in poche ore. Le vittime aumentano. Allora limitate l'esplosione. Non ha senso distruggere un'intera città per questo. Non l'hai ancora capito, Vincent? Los Santos è distrutta. Il dollaro è crollato. I capi di Stato stanno facendo pressione al governo per sradicare questa minaccia. Se mai Godzilla dovesse riapparire, le conseguenze potrebbero essere peggio. Altro che devastazione, andremo in pieno fallout. Ciò che ci aspetta è semplicemente la commiserazione di altri paesi. Tu vuoi solo difendere una reputazione, ma a che scopo? Allo scopo di questa nazione. Ed il tuo primo compito da vice segretario è questo? Mettere in pericolo un'intera nazione solo per distruggere un mostro? L'hai visto anche tu. Niente può fermare Godzilla. Noi abbiamo un piano, Ford. Un piano? E su cosa dovrei basarmi? Non ho certezze né prove di successo. Godzilla è nato dalle radiazioni. Che certezza offre una bomba nucleare? Abbiamo sicuramente più certezze. Niente può resistere a quella bomba. Non ti riconosco più. Ho semplicemente smesso di sognare, Vincent. Dovresti farlo anche tu. Le vittime aumentano ancora. Arrivano altre immagini sulla gigantesca creatura Godzilla che ha Con attaccato quella la città. stazza non capisco come faccio ad andarsene in giro. Si è semplicemente adattato, ha avuto un intero anno per farlo. Ciò che mi chiedo è se davvero si nutre solo di radiazioni oppure no. Insomma, per quale motivo è salito sulla terraferma? Beh, ci vede come una minaccia. Il che è ironico. Credo abbia tutto il diritto di odiarci. Va comunque fermata. Aspettiamo notizie da Vincent. Pessime notizie. A quanto pare Ford non ha intenzione di fare nulla per dissuadere il presidente. La prossima volta che Godzilla apparirà sarà bombardato da una testata nucleare. Merda! Non possiamo fare nulla, quindi. In realtà una cosa ci sarebbe. Attuare comunque il piano. Chiamerò il colonnello Leonard e dirò che siamo pronti. Andare contro gli ordini ti sembra una buona idea? Assolutamente no, ma... o questo o la distruzione del mondo. Tu cosa scegli? Io ci sto, fanculo. Cercherò di seguire Godzilla. Vi terrò informati. Perfetto, grazie Nora. Tu cosa vuoi fare, Darren? Oh, ma sì, fanculo anche per me. Tanto saremmo morti comunque non appena Godzilla tornerà. Contatto chiunque possa aiutarci.
È stato registrato un altro violento terremoto a circa 20 chilometri. Sembra stia tornando indietro. Dov'è papà? Ecco il colonnello Leonard, è pronto ad ultimare gli ultimi preparativi per uccidere Godzilla. È tutto chiaro? Sì, chiarissimo. Hai registrato qualche terremoto nelle ultime ore? No, credo stia nuotando verso la superficie. Chiederò al colonnello informazioni. Perché non vai a riposare? Non credo riuscirei a chiudere occhio. Sono solo preoccupata. Faremo il possibile per evitare che la bomba venga usata. Non è solo quello. È cambiato tutto ora. Lo capisco. Godzilla ha sconvolto le nostre vite. No, papà, fra noi. Cosa intendi? Ti ho odiato, papà. Ero convinta che tu avessi abbandonato sia Erika che me. E invece Darren mi ha detto tutto e... Ho capito. Nora, sappi che ho fatto di tutto, sia per Erika che per te. Ascoltami, io devo dirti una cosa. Vedi in caso le cose si mettessero male. Vincent, sono qui fuori. Il colonnello ed i suoi uomini, intendo. Ma c'è anche Ford. Nessuno vi ha dato il diritto. Me lo sono dato da solo il diritto. Non lascerò che lanciate una bomba nucleare rischiando di non concludere nulla. L'onda d'urto di quella bomba distruggerà Godzilla sul colpo. Voi invece? Che piano avete in mente? D'accordo, ora spiegheremo tutto. Questo si chiama Oxygen Destroyer ed è un'arma sperimentale della Yahara. Distrugge totalmente l'ossigeno. È stato testato con successo. Il piano è questo. La corazza di Godzilla è resistente alle nostre armi, ma è stato confermato che è molto vulnerabile nella bocca. Se riuscissimo a sparare il prototipo dell'arma direttamente in bocca, l'arma lo distruggerebbe dall'interno. Per riuscire a farlo dobbiamo aspettare il momento giusto in cui Godzilla aprirà la bocca. Una volta fatto, l'arma detonerà grazie ad un forte impatto. In caso non riuscissimo a farla detonare con delle cannonate, l'arma è collegata ad un esplosivo a distanza. Basterà premere un tasto abbastanza vicini e Godzilla sarà spacciato. Sì, è un piano ben organizzato, su questo non c'è dubbio. Ma non avete abbastanza uomini per farlo. Qui entro in gioco io. Ho contattato varie nazioni che ci hanno offerto il loro aiuto. Manderanno le loro squadre qui, non solo, anche dei droni armati di missili. Più siamo, meglio è. Mentre la mia collega Nora è riuscita a scovare Godzilla grazie ai terremoti che causa quando si sposta. Per questo piano avremo bisogno ovviamente di una squadra che riesce a distrarre Godzilla, mentre uno dei nostri caccia trasporterà l'arma e la sparerà diretta verso Godzilla. Ford, lo chiedo per favore, annulli l'attacco, o almeno lo ritardi. Dobbiamo provare in questo modo. Rischiate centinaia di vittime così, non ve ne rendete conto? Lanciare una bomba ne causerebbe decine di migliaia invece. Va bene, parlerò col presidente e gli dirò del piano. Non annullerà mai il conto alla rovescia della bomba, ma posso riuscire a spostarlo. Sì, ti ringrazio. Non ringraziare me, non ora. Fallo solo quando il piano sarà riuscito. Godzilla, destroyer of worlds. È vicino. Papà, è qui. Sta approdando a Los Santos.
Signor Brody, il momento che temevamo è giunto. I tuoi uomini sono in posizione? Sì, ho dato anche l'ordine di tenere al sicuro i civili, che non sono riusciti a lasciare la città. Si avvicina al porto. Di questo passo raggiungerà la città in 30 minuti. Se continua con quel passo, dobbiamo spingerlo verso il mare. Raggiungo i miei uomini. Una volta lì darò il via all'operazione Oxygen Destroyer. Io invece mi dirigo al porto in caso le cose dovessero andare male. Buona fortuna. Grazie, colonnello. Anche a lei. Ma dove stai andando? Tranquilla, sto andando al porto. Leonard ha bisogno di aiuto, non sarà pericoloso. Ma forse è meglio se tu rimani qui, è più sicuro. Restate in formazione. Aspettate. Fuoco! Fatelo indietreggiare. La squadra droni è pronta. Il numero 4 col missile contenente l'Oxygen Destroyer scende di quota. È pronto al lancio. Bene, continua a fargli pressione. Il bersaglio indietreggia. Sta emettendo di nuovo quella strana luce.
cos'era quell'esplosione? E Godzilla ha di nuovo usato quel suo raggio blu. Ha distrutto la prima unità. La squadra droni ha quasi finito i missili, mentre il numero 4 è in zona. Eccolo, ci siamo. Ci è mancato poco. Colonnello, il caccia è di nuovo in posizione. Impatto positivo, l'Oxygen Destroyer è stato ingerito con successo. Adesso dobbiamo portarlo in mare. Gli dica al drone di attirarlo lì. Non riesco a comunicargli, signore. Squadra 2, rispondete. Ci siete? Nulla da fare, non rispondono. Tranquillo, colonnello, arrivano i rinforzi. Siamo pienamente operativi, ammiraglio. Annientatela. Avete sentito la signora? Bersaglio in vista, fate fuoco. Interrompete il fuoco. Nessun effetto sul bersaglio. Godzilla sembra dirigersi verso il mare. Le cose vanno per il verso giusto. Perfetto. Quando finalmente si immergerà, Vincent col sottomarino la farà detonare con un comando a distanza. Siamo sicuri funzionerà. Dovrà avvicinarsi parecchio a Godzilla. È ciò che la signorina Shinoda ci ha detto. Non possiamo fare altro che fidarci. Cosa? Cosa sta facendo mio padre? Perché lui? Non dovrebbe occuparsene direttamente un soldato addestrato? Mi sentite? Rispondete. Perché è una responsabilità che devo assumermi, Nora. Papà? Se non fossi mai andato su quell'isola, forse non saremmo a questo punto. O forse non per mano mia. Ma sono stato io ad essere d'accordo con la Gru e la Yara di bombardare Godzilla ed ucciderlo su quell'isola. Se è tornato è perché vuole vendicarsi di noi. Ed è solo colpa mia. Non è colpa tua. Smettila di dire così. Ascoltami, Nora. Non lascerò che tu viva in un mondo dove una minaccia come Godzilla esiste. Non ho saputo proteggere Erika. Non lascerò che accada la stessa cosa anche a te. Ma cosa dici? Lo stai facendo per me.
Non devi dimostrarmi nulla, papà. Ormai so già tutto. Lo so, ma non cambia che anche io ho avuto le mie colpe. Non farlo. Ti prego. Ti perdono. Mi hai sentita? Sì, Nora, e sono felice di sentirlo dire. Abbi cura di te. Papà. Papà. È tutto pronto? Mi spiace, Nora, ma ha smesso di ricevere. Cosa vuoi fare? Prima mia madre, poi mia sorella, ed ora mio padre? No. Assolutamente no. Io vado da lui. Come pensi di salvarlo? È una sua decisione. Non mi interessa. Inventerò qualcosa. Ora, o rimani qui a non fare nulla, o sali in auto con me e vieni a fare qualcosa di molto stupido. Signore, dobbiamo allontanarci. Venite. Ammiraglio, Godzilla ci ha puntati, è diretto qui. Fate ancora fuoco! Ancora nessun effetto sul bersaglio. Mirate gli occhi, questo bastardo ci sta portando giù! Lo abbiamo colpito, ma è ancora in piedi. Ascoltatemi bene, sganciate le bombe di profondità, tutte quante! Colonnello, il comando a distanza risulta ancora offline. Prova ad avvicinarmi di più. Stia attento.
Signore, il sottomarino è scomparso. Proteggerò il futuro di mia figlia. Ammiraglio, Godzilla è riemerso. Sta funzionando. Bersaglio colpito. Ora non si rialzerà più. Signore, Godzilla è scomparso improvvisamente. È scomparso? Vuol dire che ce l'ha fatta? Sì, Godzilla è scomparso dai radar. Dov'è Brody? È lui! È tornato! E Brody è stato localizzato, è al porto, ce l'ha fatta! Ci siamo riusciti al pelo. Un altro minuto in più e l'atomica sarebbe stata lanciata. Fortunatamente Brody e gli altri sono riusciti a gestire la situazione al meglio. Ora, se mi scusate, vorrei andare da loro. Fermi lì, fermi dove siete! Cosa ti prende, papà? Sono stato inghiottito da Godzilla, lui è radioattivo. Devo essere decontaminato prima. Papà, Cosa c'è, Nora? bentornato. Congratulazioni, signor Brody. Ha salvato la città. È stato anche grazie a lei. Sì, ma non dimenticatevi di me. Aspetta, cosa avresti fatto tu di preciso? Ah, molto spiritoso. Congratulazioni a tutti voi ed anche ai miei uomini che hanno dato la vita per riuscire a distruggere finalmente quel mostro.
Shinoda Yuri, siete accusata di aver fatto test illegali sul nostro territorio. E non solo. Siete anche accusata della morte del sindaco Joe Richard e di Calvin Russell. Tuttavia, ha anche aiutato per l'eliminazione di Godzilla, per cui sarà soltanto bandita dal nostro paese. Non potrete più rimetterci piede. Inoltre, qualsiasi contatto tra la group e la Yara è ufficialmente sospeso. Credete che sia finita qui? Questa minaccia è ancora lontana dall'essere risolta. Godzilla tornerà. Niente può fermare il distruttore dei mondi. Il mondo è cambiato. Soprattutto dopo le rivelazioni di Shinoda. Quella ragazza è fuori di testa. Ma in fondo ha ragione. Abbiamo ormai appurato che una minaccia come Godzilla può esistere, quindi è meglio tenere gli occhi aperti. Beh, soprattutto ora che sei il presidente della group. Direi che avrai un grande affare. Quale sarà il tuo primo ordine? Semplice. Passare il grado di presidente a te. Ottima mossa, giusto. Aspetta, cosa? Non lo so, Darren. Questa responsabilità non la voglio. Non voglio camminare dove Kelvin ha smesso di farlo. Tu hai molta più energia di me, dopo tutto. Ed hai sempre svolto un ottimo lavoro. Non so cosa dire, Vincent. Non dire nulla. Goditi la tua promozione. E tu cosa farai? Beh... direi che lascerò un pochino la città. Passerò del tempo con Nora. Ci impegniamo entrambi a recuperare il nostro rapporto. Sei fortunato ad averla. Fin quando lei sarà al sicuro, a me va bene. È il dovere di un padre, dopo tutto, no? Beh, spero di rivederti presto, allora. E tu invece? Cosa farai? Beh, innanzitutto spero di trovarmi una ragazza. Sono stufo di rimanere da solo. Sicuramente troverai la persona giusta. Hai un certo carisma. Su, smettila. Beh, allora a presto. A presto, presidente. Allora, hai idea di dove andare? Prima di tutto, a farmi una bella dormita. Poi vedremo. Pensi che lo rivedremo? Chi? Darren? Ma figurati, non ti libererai di lui così facilmente. No, parlo di Godzilla. Oh, non lo so. Spero che accadrà in un futuro molto lontano. Fino ad allora pensiamo ad andare avanti. Pronta? Prontissima. Sono stufa dell'aria di città.